Di solito, quando sentiamo un rumore improvviso che rompe il silenzio, che duri un secondo o un minuto e poi sparisce, lasciando di nuovo spazio al silenzio, ci allarmiamo, ci distraiamo un attimo da quello che stavamo facendo, ci guardiamo intorno, cerchiamo di capire da dove provenisse quel rumore. Quando abiti vicino ad una ferrovia, non ti allarmi, perché sai che la fonte del rumore è il treno e ti rassereni sapendo che il treno è intrappolato in un percorso fisso, i binari. Magari abiti vicino alla ferrovia e quando vedi o senti passare un treno non dai importanza a come si muove, al percorso che sta seguendo, semplicemente sta passando un treno. E mentre tu non ci fai caso, su quegli stessi binari ogni giorno passano centinaia e centinaia di treni, minuto dopo minuto, con pesi e lunghezze tutte differenti e passano mesi e mesi e i binari rimangono sempre lì, sotto il sole rovente, nella notte buia, sotto la pioggia, con la grandine, con la nebbia, con l'umidità. Eppure ti affacci dalla finestra e li vedi sempre lì, fermi, a svolgere il loro compito. Forse un po' scoloriti, ma sempre intatti. E più passano i mesi, più quei binari diventano marroncini. Ma tu ovviamente non ci fai caso, semplicemente sai che sono lì. Poi però, a fine primavera, come per magia, butti un occhio sulla ferrovia e noti qualcosa di diverso. Noti che un binario adesso brilla, come nuovo, completamente bianco. Magari pensi che si è trattato di un piccolo lavoro di manutenzione e di sostituzione del binario e non gli dai molta importanza. Poi, il giorno seguente, ti svegli, vivi il tuo giorno normale e il tuo sguardo viene catturato dalla lucente ferrovia e capisci subito che qualcosa è cambiato. I due binari della ferrovia, sia il dispari sia il pari, brillano completamente di un bianco lucente, come fossero completamente nuovi di zecca. Ok, sì, ma di cosa si tratta? Perché quei binari sono diventati improvvisamente bianchi senza spiegazioni? E perché prima un binario e poi il giorno dopo l'altro? I più appassionati forse lo sapranno, ma permettetemi di approfondire. Come ho già detto, sui binari passano centinaia e centinaia di treni al giorno. Ciò vuol dire circa 6.000 treni al mese nelle linee più trafficate. Un gran bel numero per due pezzi di acciaio disposti parallelamente lungo chilometri e chilometri. È chiaro che per 6.000 treni al mese sono necessarie delle manutenzioni ai binari e alle varie infrastrutture. I binari si usureranno, no? E se vi dicessi che i lavori di manutenzione non c'entrano con il colore dei binari? Sì, una minima usura i binari la subiranno e saranno soggetti anche a vari controlli ogni mese da parte dei diagnostici e ispezioni in linea. Infatti i binari sono fatti di acciaio e l'acciaio si usura con gli agenti atmosferici. Ovviamente i tratti di binari non si usurano nello stesso identico modo in tutti i tratti di linea. Per esempio, i binari della linea adriatica, posizionati vicino alla spiaggia, si corroderanno molto più velocemente dei binari della linea lenta Roma-Firenze per via dell'aria con alte concentrazioni di sali del mare che accelerano il processo di corrosione. Per esempio, i binari che attraversano una pianura si corroderanno molto più velocemente dei binari che si trovano all'interno di una galleria, in quanto quest'ultimi non sono esposti agli agenti atmosferici che invece devono affrontare i binari fuori la galleria. Oppure ancora, i binari di una linea alta velocità dovranno essere sostituiti molto prima dei binari di una stazione per un fattore di attrito tra l'acciaio delle ruote e l'acciaio dei binari e per via di vibrazioni che sono più frequenti lungo la linea rispetto ai binari della stazione. Fortunatamente queste condizioni usurano i binari ad un livello molto regolato e la sostituzione dei binari avviene poche volte l'anno. Tra queste condizioni però ce n'è una che danneggia molto più velocemente i binari ferroviari. Una condizione che negli ultimi anni è peggiorata di molto. Provate ad indovinare qual è questa condizione.
Per capire qual è, basta pensare a quello che ho detto a inizio video, cioè che nonostante la pioggia, la grandine e l'umidità, i binari rimangono sempre lì, scolorendosi un po', fino a che un giorno, così improvvisamente, appaiono bianchi. Appaiono bianchi a fine primavera. E cosa c'è dopo la primavera? L'estate. E cosa c'è in estate che in inverno non c'è? Il caldo, o meglio, l'intensità dei raggi di luce provenienti dal sole. Un'energia che d'estate è così intensa da riuscire a modellare i binari. A differenza dell'inverno, durante l'estate, i binari ferroviari possono raggiungere temperature molto elevate a causa dell'esposizione diretta al sole. Si parla di circa 50 gradi Celsius le prime ore di sole e 70 gradi Celsius nelle ore più calde, in casi estremi anche 73 gradi. L'acciaio infatti ha una buona capacità di assorbire calore, contribuendo ad aumentare la temperatura dei binari e di conseguenza può portare all'espansione o alla deformazione dei binari, il cosiddetto buckling, cioè curvatura dei binari. Questo accade perché quando l'acciaio viene riscaldato dalla luce solare, le sue molecole iniziano a muoversi più rapidamente e si allontanano l'una dall'altra e si verifica la cosiddetta espansione termica, che porta a un aumento delle dimensioni del materiale. Come dicevo prima, però, non tutti i tratti di binari sono esposti alle stesse condizioni atmosferiche. Per esempio, alcuni binari si trovano in galleria, all'ombra, ed è qui che si verifica la pericolosa deformazione dei binari. Le deformazioni dei binari, per la maggior parte dei casi, sono temporanee, ma ciò non vuol dire che non si verificano deformazioni permanenti che, nel tempo, possono peggiorare e diventare davvero pericolose. La pericolosità di queste deformazioni, tuttavia, dipende dal tratto di linea. Quante volte vi è capitato di trovarvi vicino ad un binario in stazione e guardandolo in prospettiva vi siete accorti che è ricco di dislivelli e deformazioni? Bene, sappiate che una cosa del genere in una linea a V sarebbe una condanna a morte per i convogli. In stazione, a parte alcune eccezioni, difficilmente i treni transitano a velocità superiori a 160 km/h, una velocità che permette ai convogli di sopportare queste piccole deformazioni. Al contrario, in una linea a alta velocità con treni che passano a 250-300 km/h, deformazioni di questo genere possono essere altamente pericolose. Al problema della deformazione dei binari per via del caldo, dal 2008 Rete Ferroviaria Italiana, come tutte le altre compagnie ferroviarie, ha adottato, oltre a continui controlli e ispezioni, il metodo dei binari bianchi. Ma questo non vuol dire che vengono sostituiti completamente con altri binari, no, no, semplicemente vengono verniciati. Ed è per questo che improvvisamente diventano bianchi. Ok, ma perché vengono verniciati di bianco? I colori chiari, come il bianco, riflettono una maggiore quantità di luce solare rispetto ai colori scuri. Questo aiuta a mantenere la temperatura dei binari più bassa durante le ore più calde delle giornate e dunque riduce il rischio della deformazione. La vernice bianca può riflettere fino all'80-90% della radiazione solare, mentre i colori scuri possono assorbirne fino al 90-95%. Si stima dunque che la vernice bianca possa ridurre la temperatura superficiale dei binari di circa 15-20 gradi Celsius rispetto ai binari non verniciati. E dunque capite bene che è molto meglio applicare la vernice per avere in estate un binario di 50-55 gradi piuttosto che un binario di quasi 80 gradi su cui puoi letteralmente cuocere un uovo. Ma se vi dicessi che la vernice bianca ha anche delle funzioni secondarie? Binari bianchi, infatti, sono più visibili e permettono di vedere anche il più piccolo ostacolo davanti ad un treno in corsa, che per un macchinista è molto importante.
Un colore chiaro, inoltre, rende più facile individuare crepe, ruggine o altri segni di usura per il personale di manutenzione e questo facilita le ispezioni regolari e la manutenzione preventiva. Perfetto, ora abbiamo capito perché viene applicata sui binari, ma ora vediamo come viene applicata. Chi pensa che i binari vengano verniciati con una grande pistola a spruzzo, beh, si sbaglia, ma non completamente. I binari vengono verniciati sì con la tecnica della vernice a spruzzo, ma non a mano con una pistola, bensì con un convoglio, il treno spargi vernice bianca, che è tecnicamente errato chiamarlo così, dato che non si tratta di un treno, ma di un autocarrello attrezzato ed equipaggiato per verniciare i binari. E perché non l'abbiamo mai visto? Beh, semplice, perché passa di notte, quando il traffico ferroviario non è intenso. O almeno quasi sempre. I mezzi impiegati per la verniciatura possono essere di diversi tipi in Italia. Si parla quindi degli strada rotaia Unimog, per esempio, ma anche di vari autocarrelli come gli OBV, i COF oppure gli AGR 300. Eppure tutti questi convogli non sono stati pensati e realizzati per dipingere i binari e quindi, come dicevo prima, vengono attrezzati, cioè vengono installate delle apparecchiature che permettono la verniciatura. Queste apparecchiature comprendono delle grandi cisterne di vernice bianca che solitamente negli Unimog vengono fissate sulla parte posteriore, mentre per gli autocarrelli vengono installate su un carro a parte che poi viene trainato dall'autocarrello lungo tutta la linea ad una velocità non superiore ai 10 km orari. La grande cisterna fissata è collegata tramite dei tubi in cui passa la vernice ad un apparato posto nella parte posteriore del convoglio. L'apparato è composto molto semplicemente da due spruzzatori di vernice posti da un lato all'altro del singolo binario che con grande pressione fanno fuoriuscire la vernice che si va ad applicare sui binari. Questo processo è chiamato modolatura TTA32. Con un ritmo di meno di 10 km all'ora è evidente che il treno cantiere non riuscirà mai a completare tutta la linea in una notte, anche perché le ore a disposizione sono davvero poche prima che la circolazione ricominci a trafficare la linea. Ed è per questo che a volte ci capita di vedere un binario verniciato e uno no, perché appunto il mezzo cantiere non ha fatto in tempo. E se stanotte ha verniciato il binario pari, domani notte vernicerà quello dispari. Così funziona. Tuttavia, però, questa vernice non viene applicata in ogni tratto di linea. I più furbi penseranno subito alle gallerie, dove è praticamente inutile verniciare i binari, ma i più appassionati avranno sicuramente notato ogni tanto lungo la linea la presenza di alcuni tratti dove i binari non vengono verniciati. Non tratti lunghissimi, si parla di qualche metro, eppure non vengono mai verniciati, anche se sono esposti sotto al sole rovente. La risposta a questa mancata verniciatura si trova in mezzo ai binari. Mai sentito parlare di BOE o Eurobalis? Le nuove apparecchiature del sistema RTMS, delle apparecchiature che comunicano con il treno tramite l'elettromagnetismo. Una via di comunicazione che potrebbe danneggiarsi o non funzionare più correttamente per via della vernice. Ed è per questo che non viene applicata nei tratti dove sono presenti apparecchiature del genere. Ma allora in questo caso si creerebbe una grave deformazione dei binari per via della dilatazione termica. Come fare per impedire questo? La risposta sono i treni diagnostici, che appena individuano la minima dilatazione, comunicano agli operai di intervenire di notte. Ed è per questo che nella maggior parte dei casi le ispezioni ferroviarie si svolgono sui binari vicino ad apparecchiature o boe ferroviarie. Fateci caso la prossima volta.